Ciao ragazzi, in questo tutorial iniziamo il discorso sui sistemi lineari ed impariamo a risolvere i sistemi di equazioni lineari utilizzando il metodo della sostituzione. Per ora ci limitiamo al caso di due equazioni in due incognite. Dopo aver trattato anche gli altri metodi risolutivi, in un prossimo video tratteremo anche il caso di tre equazioni in tre incognite. Innanzitutto, un sistema di equazioni lineari è un insieme di due o più equazioni di primo grado per le quali cerchiamo delle soluzioni comuni. Nel nostro esempio, vogliamo determinare i valori di x e di y che, sostituiti nelle due equazioni, le rendono identità, cioè uguaglianze sempre verificate. Vediamo come si procede. Innanzitutto, osserviamo i coefficienti della x e della y e, in questo caso, siamo molto fortunati, poiché il coefficiente della x nella seconda equazione è uguale a 1. Ricaviamo dunque il valore della x, portando tutto il resto a destra rispetto all'uguale. Per prima cosa, il 19, che è già a destra dell'uguale, rimane a destra e non cambia di segno, mentre il 5y, che è a sinistra dell'uguale e si sposta a destra, cambia di segno e diventa meno 5y. Siccome abbiamo trovato il valore della x, che dipende da y, e siccome fra poco dovremo tornare in questo punto, mettiamo un piccolo simbolo a destra di questa equazione, che ci servirà da segnalibro. Sostituiamo ora il valore trovato per la x nella prima equazione. Come si può notare, il 3 viene copiato. Al posto della x sostituiamo 19 meno 5y e poi copiamo il resto dell'equazione, cioè copiamo meno 2y uguale a 6. Voglio ricordare che 3x significa 3 per x ed è per questo motivo che qui abbiamo fatto 3 per il valore della x trovato. Svolgiamo ora i calcoli in parentesi ed otteniamo l'equazione 57, che è 3 per 19, meno 15y, che è 3 per meno 5y, meno 2y uguale a 6. Siccome non ci dobbiamo più occupare della seconda equazione, per non perdere tempo al suo posto tracciamo una linea orizzontale. Come possiamo notare, la prima equazione contiene al suo interno solamente un'incognita, la y, e dunque per risolverla portiamo tutte le y a sinistra e tutti i termini noti a destra, cambiando i segni in modo opportuno. In pratica, l'unico termine che cambia di segno è il 57 che si sposta a destra, diventando meno 57. Risolviamo ora i calcoli. A sinistra otteniamo meno 17y e a destra meno 51. Siccome la y è negativa, cambiamo entrambi i segni dell'equazione, ottenendo 17y uguale a 51. Dividiamo ora entrambi i membri dell'equazione per 17 ed otteniamo dopo la semplificazione 51 diviso 17 uguale a 3. Dunque la y vale 3. Torniamo ora al nostro segnalibro e sostituiamo al posto della y il valore 3, ottenendo x uguale a 19 meno 5 per 3, che è il valore della y. Svolgendo il prodotto 5 per 3 otteniamo 15 ed infine per la x troviamo il valore x uguale a 4. Dunque la soluzione del nostro sistema è x uguale a 4, y uguale a 3. Se volessimo verificare l'esattezza delle soluzioni trovate, non dovremmo fare altro che sostituire i valori della x e della y all'interno del sistema iniziale. Qui ho mostrato le sostituzioni che mi hanno permesso di verificare le soluzioni trovate. Riassumendo, la procedura per risolvere un sistema lineare con il metodo della sostituzione è la seguente. Si osservano le due equazioni e si cerca di ricavare da esse il valore di un'incognita, dando la precedenza, se è presente, all'incognita con coefficiente uguale a più 1, oppure, in alternativa, all'incognita con il coefficiente positivo più piccolo. Una volta ricavato il valore dell'incognita scelta, lo si sostituisce nell'altra equazione, in modo che in questa sia presente una sola incognita. Svolgendo tutti i calcoli si arriva a determinare il valore di questa incognita e, alla fine, si sostituisce il valore trovato
nell'equazione precedente, ricavando anche il valore della prima incognita. Se poi volessimo anche verificare i risultati trovati, dovremmo sostituirli nelle equazioni iniziali e vedere se il risultato di tali sostituzioni produce due identità. Passiamo ora ad un secondo esempio. In questo sistema, come si può notare, non è presente alcuna incognita con coefficiente uguale a più 1. In questo caso, vi consiglio di ricavare l'incognita con il coefficiente positivo più piccolo. Nel nostro caso, cerchiamo di ricavare la x dalla seconda equazione e trasportiamo il 7y a destra dell'uguale, cambiandolo di segno. Ricaviamo ora il valore della x, dividendo entrambi i membri dell'equazione per 2 e otteniamo per x il valore 7y più 31 fratto 2. Siccome abbiamo determinato il valore della x, possiamo apporre il nostro segnalibro. Sostituiamo ora il valore della x nella prima equazione. Come si può notare qui in basso, l'equazione è identica alla precedente, solo che al posto della x è stata sostituita l'espressione matematica trovata. Dopo aver semplificato i termini e risolto l'equazione, otteniamo per la y il valore meno 3. Sostituiamo ora tale valore nell'espressione matematica trovata per la x che avevamo indicato con un segnalibro. Abbiamo dunque 7 per meno 3 più 31 fratto 2 e, dopo aver svolto gli ultimi calcoli, otteniamo per la x il valore 5. La soluzione del nostro sistema è dunque la coppia di valori x uguale a 5, y uguale a meno 3. Lascio a voi il compito di verificare questo risultato sostituendo questi valori nel testo del sistema. Passiamo ora ad un terzo esempio. Anche in questo sistema non è presente alcuna incognita con coefficiente uguale a più 1. Il mio consiglio, per svolgere meno calcoli, è quello di determinare il valore dell'incognita col coefficiente positivo più piccolo. Però osservando il testo di questo sistema ci si accorge che per fare meno calcoli l'incognita più comoda da trovare è la x dalla seconda equazione, poiché, come si può notare, il coefficiente della x nella prima equazione è un multiplo del coefficiente della x nella seconda equazione, infatti 6 è il doppio di 3. Pertanto, se ci accorgiamo che il coefficiente di un'incognita in un'equazione è multiplo del coefficiente della stessa incognita nell'altra equazione, io vi consiglio di determinare il valore di questa incognita nell'equazione dove questa incognita ha il coefficiente più piccolo. Determiniamo dunque il valore della x in questa seconda equazione. Svolgendo i soliti passaggi, cioè portando la y a destra e dividendo per 3, otteniamo che x vale 8 meno 2y fratto 3. Apponiamo dunque il nostro segnalibro e sostituiamo il valore trovato nella prima equazione. Come vi avevo anticipato, con questa sostituzione si possono effettuare alcune semplificazioni e risolvendo l'equazione troviamo y uguale a 1. Se non avessimo effettuato questa sostituzione avremmo trovato un'equazione a coefficienti frazionari un po' più difficile da risolvere. Sostituiamo infine la y trovata nell'espressione matematica trovata per la x e indicata con il segnalibro e svolgiamo gli ultimi calcoli, trovando per la x il valore 2. Dunque la soluzione del nostro sistema è la coppia di valori x uguale a 2, y uguale a 1. Come in precedenza, ti lascio il compito di verificare il risultato trovato. Ripassiamo ora velocemente tutta la procedura che ci permette di risolvere un sistema lineare utilizzando il metodo della sostituzione. Innanzitutto si sceglie una delle due equazioni e si ricava il valore di un'incognita in funzione dell'altra incognita. Poi si sostituisce il valore dell'incognita trovata nell'altra equazione in modo che in quest'ultima sia presente una sola incognita. A questo punto si risolve l'equazione e si determina il valore della seconda incognita. Questo valore va poi sostituito nell'equazione precedente. Risolvendo infine quest'ultima equazione si riesce a determinare anche il valore della prima incognita. Per verificare l'esattezza del risultato trovato è poi sufficiente sostituire la coppia di valori xy trovata nel testo del sistema e vedere se il risultato di tale sostituzione produce due identità.
Con questo abbiamo concluso. Torneremo a trattare il metodo di sostituzione per sistemi lineari di 3 equazioni in 3 incognite in un video successivo. Per il momento ti invito a risolvere questi 6 sistemi lineari, ricordandoti che far pratica è fondamentale. Nel prossimo video tutorial tratteremo un nuovo metodo risolutivo, il metodo di confronto. Vi aspetto! Ciao!